Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con una torta classica alla crema rivisitata per renderla molto più facile da preparare e forse anche più buona, la torta della nonna. Inizio già con il semplificare la crema pasticcera, evitando di far bollire il latte con il limone, aromatizzando direttamente a freddo. Sbattete dunque le uova con lo zucchero e aromatizzate alla vaniglia. Versateci il latte freddo, mescolate per amalgamare alle uova e aggiungete l'amido di mais avendo cura di setacciarlo con un colino. Dopo aver incorporato l'amido alla crema, aiutandovi con una frusta, accendete il fuoco al minimo e iniziate a far addensare continuando a mescolare. Dopo una decina di minuti al massimo sentirete la crema diventare più pesante sotto i giri della frusta, segno che la crema pasticcera è pronta. In questa fase, volendo, potete aggiungere la scorza grattugiata di un limone non trattato e arricchire così l'aroma della crema. Travasatela poi in un contenitore ampio in modo da velocizzarne il raffreddamento. Allargatela su tutta la superficie del contenitore, aspettate qualche minuto per far abbassare un po' la temperatura e trasferitela in frigorifero coprendo con pellicola direttamente a contatto con la crema. In questo modo non si formeranno crosticine in superficie. Mentre la crema si stabilizza in frigorifero, passate alla base della torta. La torta nasce come crostata, ma per evitare di tirare la sfoglia con il mattarello, potete fare molto più velocemente semplicemente mescolando gli ingredienti a secco, per disporli poi in tortiera come si fa sempre con le sbriciolate. Strofinate la farina con il burro freddo tagliato a pezzettini in modo da impermeabilizzarla, contrastando lo sviluppo di glutine e garantendo così una base molto più friabile e non elastica. Dopo aver sabbiato la farina, ottenendo un composto granuloso e fine, aggiungete lo zucchero e continuate con la stessa tecnica. Aggiungete giusto un pizzico di sale per arricchire le sensazioni dolci della crostata, poi aggiungete all'impasto solo i tuorli delle uova. Sono meno ricchi di acqua e aiuteranno ad evitare di rendere gommosa la base. Mescolate anch'essi all'impasto con le mani o aiutandovi con un cucchiaio e il composto è pronto per essere trasferito in tortiera. Adagiate sulla base circa un terzo del composto base frolla in modo da ottenere uno strato di almeno un mezzo centimetro. Distribuitelo bene su tutto il fondo evitando di lasciare buchi e compattatelo delicatamente aiutandovi con il dorso del cucchiaio o con il fondo di un bicchiere. È il momento ora di farcire con la crema pasticcera che, raffreddata in frigorifero, si sarà solidificata assumendo la consistenza di un budino. Basta lavorarla un po' con un cucchiaio o con una frusta e tornerà alla sua consueta cremosità. Trasferitela quindi al centro della base frolla lasciando almeno un paio di centimetri vuoti nel bordo esterno. Questo andrà poi riempito con altra frolla per formare l'esterno della torta. Stendete delicatamente la crema cercando di evitare rigonfiamenti disomogenei ma creando comunque uno strato abbondante e alto. Poi una volta cotto e raffreddato si sgonfierà. Ricoprite dunque tutta la torta con l'impasto che avete lasciato da parte avendo cura di riempire bene i bordi esterni rimasti sguarniti di crema pasticcera. Date una leggera livellata anche al bordo superiore, sempre aiutandovi con il dorso del cucchiaio, e ricoprite tutta la superficie con un'abbondante manciata di pinoli che caratterizzano inequivocabilmente la torta della nonna. Trasferite infine in forno statico a 180 gradi per 45-50 minuti. La torta in cottura avrà sviluppato vapore dovuto ai liquidi presenti nella crema e noterete un rigonfiamento al centro. Basta aspettare che si raffreddi completamente e si sgonfierà a livello del bordo esterno. La presenza dei pinoli tostati contrasta con la morbidezza della crema nella torta della nonna. In questo caso il contrasto è esteso anche alla pasta frolla che, lavorata in questo modo, risulterà molto più friabile e gustosa, sposandosi alla perfezione con la morbidezza della crema. Io con questo dolce, rivisitato ma classico, come ogni giovedì vi saluto, vi auguro buon divertimento con questa preparazione e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!